Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Ride with Frank. Io sono Francesco. Oggi andiamo a registrare l'ultima parte di un nuovo percorso che insieme al fidato Nicolò abbiamo iniziato già a percorrere, divertendoci non poco. Molti di voi mi fanno domande sulla mia V-Strom, le modifiche, cosa ci hai fatto, come fai a farci off-road. Allora, premetto che farò il tempo più breve possibile un video dove spiego tutte le modifiche che ho fatto alla moto. Sostanzialmente la più importante è aver alzato il retrotreno, per il resto sono modifiche diciamo meno importanti, utili ma non importanti come quella di alzare il motore da terra, che è il punto dolente di questa moto. Questa moto non nasce per fare off-road, è la mia moto, mi piace, come ho scritto anche sul mio account Instagram, con un'altra moto, forse con un KTM, con un Africa Twin, sicuramente tutto sarebbe più facile o comunque semplificato. Con lei mi complico un po' la vita, però questa è la mia moto e per adesso utilizzo lei e comunque mi toglie molte soddisfazioni. Tornando alle modifiche, ripeto, la più importante è quella di aver alzato il retrotreno. Più avanti, se deciderò di mantenere questa moto, è probabile che alzerò anche forcella tramite dei coni acquistabili su dei siti internet online. Come potete vedere, una delle modifiche che mi sono state poste più domande è il cupolino. Il cupolino, diciamo, chiamiamolo rally, off-road, come volete, cupolino basso, mi è stato prodotto da Officine IM o Davima, produttore di accessori per moto enduro e non. Sotto un mio progetto ho fatto il disegno, ho dato le misure e mi è stato tagliato in il policarbonato. Devo dire che oggi non l'ho montato perché, dovendo fare un buon trasferimento su asfalto, diciamo che quel cupolino quando superi i 100-110 diventa un po' un problema, perché il visore, diciamo, il parasole del casco tende un po' a vibrare. Quindi oggi, dato che devo soltanto registrare una traccia e comunque non sto, tra virgolette, race oriented, mi sto casando con queste parole, sono uscito solo per registrare la traccia, ho preferito mantenere questo cupolino che mi dà un po' più di comfort durante il viaggio. Ci vuole circa un'oretta per arrivare al punto dove continuare a registrare la traccia. Ieri abbiamo fatto un sopralluogo e quindi adesso ci vorrà un po' per arrivare. Vi rimando tra poco al punto di inizio registro traccia. A tra poco. Siamo quasi arrivati e ti pareva che esci di casa col sole e arrivi quasi alla destinazione che ci stanno le nuvole belle cariche. Speriamo bene. Questo qui fa parte di un trasferimento che sono, credo, una decina di chilometri, credo, forse qualcosina in più, da dove si esce nel primo tratto off-road per poi imboccare questa seconda parte che dobbiamo ancora capire se è aperta, se è percorribile o chiusa. Speriamo, il primo tratto dovrebbe essere tranquillamente aperto. Dal sopralluogo dell'altro giorno abbiamo visto che non ci dovrebbero essere grossi problemi. Nel tratto che poi porterà alla fine del percorso, praticamente è tutto da scoprire, perché la traccia l'abbiamo seguita da Google Earth e non si può mai sapere la data delle foto scattate dal satellite a quanto risalto. Ho alcune tracce che risultano aperte, potrebbero essere tranquillamente chiuse, soprattutto con la pioggia, brutto tempo di questo periodo, che sinceramente ha chiuso molte tracce nella nostra zona, che andranno assolutamente riaperte. Siamo arrivati all'imbocco, ora spegniamo e apriamo Osman. Iniziamo a registrare la traccia. Allora, si parte. Wow, una bella scavata, però per adesso si sale. Cerchiamo di non fermarci e di continuare a salire, anche se qui è aperta. Cerchiamo di rimanere su una linea abbastanza pulita. Ok, qua
diventa più semplice e ci porta in questo punto. Ok, ho capito. Non male, direi. Un bel ingresso un po' incazzato. E ora andiamo a beccare la seconda parte. Che inizia qui. Wow, come si scivola, ragazzi. Molto bello. Oh, qua ci sta un fosso. Cerchiamo di... Vai. Ok, ripartiti. Wow. Ok, adesso speriamo di non bloccarci più. Ok. Ok. Vabbè, tranquillo. Sì, è meglio che ci alziamo. Spettacolo, ragazzi. Alziamoci. Bello, ragazzi. Yes, ragazzi, siamo usciti. Ottimo. Wow. Adesso ci sarà un piccolo trasferimento. Eccolo qua. Ok, ragazzi, questo è l'ingresso. Allora, come vedete è abbastanza sfondato. Adesso proviamo a entrarci, però devo prendere un po' di velocità, se no da fermo. Ok, bello sabbioso. Perfetto. Vediamo dove ci porta. Allora, è abbastanza appeso, quindi mettiamoci in piedi. Non male, eh? Sono proprio un bel trattino ignorante. Speriamo che la traccia non si chiuda. Bella ripida. Se allargarci sulla destra. Così. Ok, adesso sembra più scorrevole. Spero solo che esca in qualche parte. Qua c'è una rete, speriamo di non trovare lavori in corso o qualche parte frenata. Mettiamoci in piedi, sta parte è divertente. Per adesso molto bello, giusto l'ingresso un po' appeso a scendere, però non male. Vediamo dove ci porterà questa strada. Speriamo di non incontrare con nessun cane. Ok, adesso c'è un po' d'asfalto. Ok, ci siamo ficcati in un altro sterrato. Questa dovrebbe essere abbastanza lunga, però adesso vedremo, perché spero che riesca ad unire quella parte che cercavo io. Per adesso è una cosa stupenda, ragazzi. Allora, alcuni tratti sono segnalati, quindi è positivo, vuol dire che dovrebbero essere aperti. Madonna, che spettacolo, ragazzi. Wow, ragazzi. Ok, ora ci sta un bel salitone. Un po' di fanghetta. Qua il percorso si chiude un poco, è un po' più piano. Cioè, bellissimo, bellissimo.
veramente sono ultra soddisfatto, sperando soltanto che dopo tutto questo si esca da qualche parte, perché ecco qui è un po' più difficile, qui no, qui proprio scendiamo piano. Vabbè, siamo usciti. Wow, si galleggia, ragazzi. Allora, fino adesso altre domande che mi sono state poste sono: come si comportano queste Scorpion Trail in ambienti un po' più complessi? Beh, ragazzi, sono un compromesso, non male, non vi aspettate chissà quale grip, però devo dire che non mi hanno quasi mai messo in difficoltà, ormai le conosco molto bene, riesco a capire quando la ruota davanti... complimenti. Ok, qui è un po' complesso perché non si vede tanto. Dicevo, non mi hanno mai messo in seria difficoltà, tranne quando ti insabbi, scavano molto senza avere grip, però devo dire la verità, ci si fa l'abitudine, quindi poi impari anche ad adoperarle. Caspita, che selva! Ok, che dice qui? Allora io devo andare verso... credo che debba scendere... sto andando bene. Bel discesone, ragazzi, niente male sul serio. Vediamo un po' di non cadere. Ok, teniamola tenuta. Molto scivolosa, ragazzi. Ok, era molto scivolosa, ragazzi, ma allora, vedo il lago, si riesce sulla strada, vai, grande. Continuiamo il giro, vediamo di arrivare al lago di Posta Fibreno. Allora, qui si dovrebbe imboccare tra poco un altro percorso, mi dovrebbe far scendere giù al lago. Vediamo un attimo. In caso di errore questa sarà un bel po' tosta risalirla, comunque ce la faremo. Sperando che esca. Poi si esce sulla strada, dai, bomba. Siamo ripartiti da Posta Fibreno, stiamo tornando a casa. Il percorso è stato veramente fantastico, sono veramente soddisfatto di essere riuscito a collegare il percorso allungandolo di un bel po'. Poi vedremo a casa al computer di quanto abbiamo allungato il percorso. Credo che adesso non ci sia più granché da dire. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, pollicione verso l'alto, e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate del video. Con questo chiudo la puntata, vi auguro buona strada a tutti. Io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!